capire l'ibridazione di questo periodo, forse un elemento importantissimo è il nostro corredo di Petamenofi. Se vi ricordate, ne abbiamo già parlato in una delle puntate precedenti, quando abbiamo visto due coperchi di sarcofagi in granito rosa appartenenti a Geutimes e alla moglie Aset. Loro vivono in età Ramesside, Geutimes è un intendente al tempio di Amon, si fa costruire questa tomba, la tomba TT32, tomba tebana 32, che poi viene riutilizzata in età di Traiano e di Adriano da una famiglia, la famiglia di Soter. Ebbene, questa famiglia riutilizza questa tomba e la utilizza come sepoltura per tutti i componenti della famiglia stessa. Questo nucleo è molto interessante perché adesso il corredo è sparso per tutta Europa. Soter e il corredo di Soter della moglie si trova al British Museum, i loro figli si trovano al Louvre di Parigi, un'altra loro figlia, Sensaus, si trova al Museo Nazionale delle Antichità di Leiden e proprio Sensaus è la zia di Petamenofi che qui vediamo. I fratelli e i cugini di Petamenofi sono al Neues Museum di Berlino. Vedete quindi come il corredo di una famiglia si è sparsa per tutta Europa e proprio data l'importanza di tutto ciò il Museo Egizio sta lavorando. Nella fattispecie la nostra curatrice Susanna Toffer sta lavorando alla ricomposizione di questo corredo per una mostra che dovremmo aprire nel 2021. Ma andiamo a vedere gli elementi di questa sepoltura in cui ritroviamo elementi antico-egizi che vengono recuperati. Il sarcofago innanzitutto, la forma che abbiamo imparato a conoscere, la forma Kereset, che era quella che vedevamo nei primi sarcofagi all'inizio della storia egizia, un sarcofago a cassa con un coperchio bombato e con dei pilastrini. Ci ricordiamo forse in una delle puntate precedenti il sarcofago di Hori, che abbiamo definito un cosmogramma. Vedete però come la decorazione sia completamente diversa, semplicemente una colonna di testo al centro in geroglifico, quindi il legame con la tradizione, poi però anche un testo scritto in greco. La lingua che si parlava, la lingua della burocrazia, in quel momento era il greco, che era la lingua dell'impero romano d'Oriente. E per vedere come la tradizione sia ancora vivente è interessante guardare questa raffigurazione che si trova sulla parte inferiore della cassa, che con elementi nuovi ripropone però iconografia antico-egizia. Vediamo un geroglifico sopra, vedete una piccola giara che si legge Nut, e quindi la raffigurazione della dea Nut. E al contempo interessante osservare la mummia. Si continua a mummificare i morti, quindi questo mondo greco-romano guarda con grande interesse alla tradizione millenaria dell'antico Egitto. Ricordiamoci, l'ho già detto una volta, ma come i greci guardavano sempre con grande attenzione all'antico Egitto come un luogo di una storia millenaria, di tradizioni che si erano sedimentate e un luogo di grandi culture, di grandi conoscenze. Addirittura Platone nel libro 10 della Politeia, dove scaccia l'arte nella città ideale, dice ad eccezione di quella egizia che invece deve essere mantenuta. Allora la mummificazione c'è, la preservazione del corpo, il corpo deve essere vegiat, deve essere conservato, il defunto deve essere assimilato ad Osiride, la presenza della dea Nut, che abbiamo già visto nel sarcofago di Hori, veniva acclamata ricordando il capitolo 368 del Libro dei Morti, e però la mummia anche con nuove caratteristiche. Non solo gli intrecci ci permettono una datazione a questo periodo, che ripeto, età di Adriano, siamo in piena età imperiale, ma anche interessante notare la posizione della testa. Allora, se vedete, il mento è schiacciato contro il petto e la testa sembra rialzata, e questo è un elemento tipico delle mummie di età romana. Infatti la testa si alza, il corpo si risveglia
e il defunto non è più in quel torpore della morte, ma si solleva e comincia quindi la resurrezione. Ecco quindi il simbolo, l'elemento di resurrezione, l'augurio di resurrezione tipico dell'età romana che riscontriamo in queste mummie. Continuate a seguire il Museo Egizio e ricordatevi che anche grazie, o forse soprattutto grazie a voi, il Museo Egizio può continuare a far ricerca, a sviluppare nuovi contenuti e capire sempre di più la biografia dei magnifici artefatti che avete visto assieme a me.